Buongiorno e benvenuti al quinto episodio di WandaVision. Non so voi, ma io sto ancora tremando. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di Spoiler. Ancora prima che l'episodio inizi, possiamo notare che negli episodi precedenti, Wanda dice a Visione una cosa diversa, ossia che Geraldine è andata via in quanto non apparteneva a quel posto, mentre quello che abbiamo visto noi negli scorsi episodi è che gli ha detto che è dovuta scappare a casa. Questo ci ricorda nuovamente che ci sono come delle censure e non ci viene mostrato tutto, o almeno non nella sua interezza, ma sempre con qualche sorta di filtro, che sia quindi nell'inquadratura o nelle parole. L'episodio inizia con Wanda e Visione in versione genitori in crisi che cercano di far addormentare i bambini. Visione dice anche di aver letto a Billy l'origine dell'uomo di Darwin, il che potrebbe essere un primo collegamento con i mutanti, visto che nel libro parla di come gli esseri umani mutino, si evolvano. Vediamo nuovamente, come con la cicogna, che i poteri di Wanda non funzionano sui bambini, quindi che sia perché anche se hanno dei poteri o perché vi sono dei frammenti dell'anima di Mephisto in loro, qualcosa impedisce a Wanda di usarli su di loro. Lei stessa sembra confusa e chiede loro perché non fanno ciò che lei vuole. Wanda suggerisce così che potrebbero aver bisogno di un aiuto e prontamente e poco casualmente arriva Agnes. E subito nei primi 5 minuti dell'episodio abbiamo una scena strana. Visione infatti non è d'accordo che Agnes tenga i bambini e lei sembra disorientata e chiede a Wanda, proprio come se lei fosse un'attrice e Wanda la regista, se debba rifare la scena visto che Wanda vuole che lei tenga i bambini. Sembra quindi che Agnes sia consapevole di cosa e come stanno succedendo le cose, lasciando intendere che sia Wanda la responsabile di tutto e che è lei che risponde. Ma non credo che Wanda la stia controllando, anzi, Agnes è sicuramente consapevole delle cose ma sembra quasi spaventata da Wanda a volte. Come qui sembra temere le conseguenze della scena che non è andata come voleva Wanda. Potrebbe essere però tutta una copertura per fare in modo di far credere sia a Visione che a noi spettatori che è tutta opera di Wanda, ma anche a Wanda stessa, incolcandole nella testa che sia lei la responsabile, quando in realtà è un gioco di manipolazione stratificato. Quando la situazione si sistema, sia Wanda che Agnes fanno finta che non sia successo nulla di strano, mentre Visione torna a interrogarsi e interrogare Wanda sulla stranezza di ciò che è appena successo. Agnes poi cerca di calmare i bambini spruzzando loro dell'essenza di lavanda, nominando nuovamente suo marito Ralph. E vediamo che i bambini sono cresciuti a vista d'occhio da qualche mese a qualche anno. Quindi forse qualsiasi cosa abbia spruzzato Agnes era un modo per farli crescere? Oh mio Dio, non mi aspettavo di vederli già qui così! Inoltre commenta come non si riescano a controllare i bambini, frase che viene proposta come una battuta ma potrebbe benissimo essere veritiera, soprattutto indicando come Wanda non riesce a controllarli, nel senso che i suoi poteri non hanno effetti su di loro, ma anche magari che la stessa Agnes non sia in grado di manipolarli, ed è per questo che non ci sono altri bambini a Westview, perché è troppo complicato tenerli sotto controllo mentale. Inoltre vediamo sia qui sia più avanti nell'episodio che i vestiti che indossano i bambini hanno gli stessi schemi di colori delle loro controparti fumettistiche. Abbiamo poi la sigla che fa riferimento a Family Ties e Full House, con tanto di fototenere di Elizabeth Olsen da piccola, che tra l'altro risulta un po' meta in quanto le sorelle facevano parte del cast di Full House, perché sapete tutti che Elizabeth è la sorella delle gemelle Olsen, vero? Ci sono anche delle foto alquanto disturbanti di Visione da bambino, che credo ritroverò nei miei incubi. E introducono anche ufficialmente appunto i gemelli Billy e Tommy, quindi Wiccan e Speed. Inoltre anche il testo della canzone può essere rivelatore, in quanto dice «Le forze possono tentare di separarci, ma niente può turbarmi se sei nel mio cuore», in riferimento a come Wanda e Visione siano stati separati da forze di causa maggiore, ossia Thanos, ma Wanda mantiene Visione nel suo cuore e ora anche fisicamente davanti a lei. E poi il ci inventiamo tutto strada facendo, che si collega nuovamente a quello che fa Wanda, che va avanti a tentativi, inventando cose man mano che va avanti in questa sua fantasia. Passiamo poi a Monica che viene visitata dopo essere tornata nella realtà e descrive l'esperienza come dolorosa, con la voce di Wanda nella sua testa che si imponeva su di lei e una sensazione di disperazione e lutto. Capiamo quindi che Wanda è effettivamente in uno stato di sofferenza, come notiamo in questo breve frame che appare, e che però copre attraverso questa sua fantasia. Vediamo poi che c'è qualcosa che non va con le analisi fatte sui suoi vestiti e anche sul prelievo del sangue. Può darsi quindi che sia un indizio al fatto che abbia effettivamente acquisito dei poteri dopo l'incontro-scontro con Wanda. Lo Sword poi inizia una riunione durante la quale il direttore Hayward descrive Wanda come una minaccia, sottolineando come utilizzasse i suoi poteri contro gli Avengers all'inizio e chiedendo se abbia un nomignolo bizzarro, come a prenderla in giro. Però visto che si è fatto riferimento a ciò, mi chiedo se a fine stagione magari assumerà davvero il suo alias fumettistico, ossia Scarlet Witch, visto che appunto ancora nell'MCU non è stato menzionato. Enfatizza anche cosa era successo a Lagos e in Germania, manipolando così la narrativa a suo piacere, facendola passare come una terrorista. Tanto da condividere un video riservato che la ritrae infiltrarsi nel luogo top secret dove lo Sword teneva il corpo di Visione e rubarlo.
Vediamo però che chiaramente lo Sword stava facendo degli esperimenti su Visione, in quanto vediamo il suo corpo completamente dismembrato. È possibile quindi che Wanda sia venuta a conoscenza di quello che gli stavano facendo e, presa dalla furia, abbia deciso di prendere il corpo del suo amato. Inoltre una teoria vuole che Wanda abbia incontrato Agnes, ossia Agatha Harkness, la quale aveva una connessione con Mephisto, il quale poteva riportare in vita i morti. Quindi Wanda decide di fare letteralmente un patto col diavolo per riavere Visione, così ruba il suo corpo. Ma in cambio Mephisto vuole qualcosa, ossia un corpo lui stesso da possedere. E nei fumetti i gemelli di Wanda hanno appunto dei frammenti dell'anima di Mephisto in loro, quindi nel momento in cui diventano maggiorenni, Mephisto potrebbe tornare a impossessarsi di loro, avendo così modo di muoversi liberamente grazie a dei corpi. Veniamo anche a scoprire che ciò è avvenuto 9 giorni fa, quindi sono passate circa 2 settimane tra il blip e la creazione di questa realtà fittizia. Jimmy poi commenta come sia una violazione degli accordi di Sokovia e il direttore aggiunge che va anche contro il volere di Visione, che non voleva essere trasformato in un'arma. Dalla scena sembrerebbe che Jimmy si riferisca a quello che sta facendo Wanda, mentre molto più probabilmente sta commentando gli esperimenti di Sword, che voleva probabilmente studiare il funzionamento di Visione per renderlo appunto un'arma, visto che ricordo che hanno anche cambiato il loro acronimo in Sentient Weapon, quindi esattamente armi senzienti. Quello che potrebbe appunto essere Visione se riprogrammato con scopi distruttivi. Il direttore rigira il tutto colpevolizzando Wanda, facendola passare quindi come colei che ha ignorato le volontà di Visione, e secondo me non c'è assolutamente da fidarsi di lui. Inoltre è possibile che Sword sia stato infiltrato da un'organizzazione criminale come AIM, come era successo con SHIELD e Hydra, e questo potrebbe collegarsi, come detto nello scorso video, a Armor Wars, dove la tecnologia di Stark finisce nelle mani sbagliate. Proprio come qui Visione, prodotto di Stark, è possibile sia finito nelle mani di persone come Hayward che intendono renderlo un'arma. Jimmy poi si chiede come abbia fatto Wanda a riportarlo indietro senza la gemma della mente, ma come sappiamo i poteri di Wanda derivano proprio da quella gemma, quindi potrebbe esserci riuscita in quanto è collegata direttamente con la gemma. Passiamo poi a Wanda che scopre che i suoi figli hanno salvato un cagnolino randagio. Visione fa intendere che sta iniziando a capire come funzionano le cose lì, in quanto commenta come si sia vestito bene, in quanto abbia la sensazione che qualcuno possa arrivare da un momento all'altro e per di più con esattamente quello che può servire loro. E infatti arriva Agnes con una casetta per il cane che poi chiama Sparky. Questo è un piccolo easter egg per appunto Sparky, il cagnolino artificialmente costruito da Visione che compare nel fumetto Vision di Tom King, dove tra l'altro non fa per niente una bella fine. Wanda poi usa i suoi poteri per creare la targhetta per Sparky e Visione giustamente si allarma, facendole notare che Agnes poteva scoprirla e che non sta nemmeno provando a nascondere i suoi poteri. Lei risponde che è stanca di nascondersi, ma Visione è molto serio e confuso a riguardo. Capisce che c'è qualcosa che non va e che Wanda gli sta nascondendo la verità. Vediamo poi che i bambini crescono ancora e di nuovo lo fanno quando è presente Agnes. Potrebbe essere niente o le due cose potrebbero essere collegate, la quale tra l'altro non si meraviglia né si domanda cosa stia succedendo. Quindi chiaramente, come abbiamo già detto, è un personaggio misterioso e importante, quasi sicuramente la strega Agatha Harkness. Torniamo poi alla base Sword dove un Jimmy super tenero porta del caffè a Monica e Darcy. Finalmente era tutto il quarto episodio che lo richiedeva. E già formano un super trio adorabile. Monica intanto spiega di ciò che avrebbe bisogno per entrare a Westview e tra le varie cose nomina i fotoni. Ricordo infatti come nei fumetti uno dei suoi nomi da superiorina sia proprio Photon, quindi questo potrebbe essere un ulteriore riferimento al suo futuro. Monica poi commenta come conosce un ingegnere aerospaziale che potrebbe aiutarli. E qui si aprono 1000 speculazioni. Sarebbe un sogno se si riferisse a Reed Richards dei Fantastici 4, ma mi sembra che per ora sia ancora un po' troppo improbabile. C'è chi pensa sia Shuri o Rhodey o anche Riri Williams, probabilmente l'opzione più probabile visto che comparirà nella serie Ironheart. Voi chi pensate che possa essere? Darcy poi chiama l'anomalia Lex, perché mi dispiace ma non la chiamerò Esa come dicono in italiano, è come chiamare Eleven Undi, no raga, alcune cose proprio non ce la faccio, lasciamole in originale. Anche perché appunto, come ho detto nello scorso video, i poteri di Scarlet vengono appunto definiti Hex, che si riferisce sia alla forma esagonale sia in inglese vuol dire incantesimo. Jimmy poi commenta la natura dei figli, al che Monica afferma che le cose dentro Westview sono reali, anche se possono non sembrarlo, il che vorrebbe dire che Wanda sta creando materia, e in questo caso persone, dal nulla, manipolando così una quantità di energia colossale. C'è poi uno scambio di opinioni che di nuovo risulta particolarmente vicino a una tipica conversazione tra fan, con Monica che elogia Wanda e come avrebbe potuto sconfiggere Thanos, e Jimmy che sottolinea come anche Capitan Marvel ci sia andata vicina. Monica però, sentendo il suo nome, cambia argomento, come se fosse in brutti rapporti con Carol. Forse ci è rimasta male che non sia stato a fianco a sua madre o a lei nel momento del bisogno, essendo che Maria era la sua migliore amica? Vanno poi in laboratorio dove vediamo i vestiti che Monica indossava prima di essere scraventata fuori dall'ex.
Sì, accontentiamo Darcy e chiamiamolo così, che quindi esistono nella realtà e non solo, resistono anche ai colpi di pistola, in quanto sono fatti di Kevlar, un materiale usato per creare giubbotti antiproiettili, proprio come quello che indossava lei prima di entrare nell'Ex. Capiamo quindi che non sono un'illusione, ma sono veri e propri e che Wanda quindi sta riscrivendo la realtà delle cose. Quindi questo potrebbe ulteriormente avvalorare la teoria che, una volta distrutto l'Ex, le cose al suo interno rimangano presenti, anche quelle che prima non esistevano, come ad esempio i suoi figli. Ma potrebbe anche darsi che questo ragionamento funzioni solo con oggetti inanimati, mentre quando si tratta di persone non valga lo stesso ragionamento, soprattutto per i figli che sono stati creati all'interno dell'Ex. Questi quindi potrebbero essere vivi e vegeti, ma ad esempio non avere un'anima, e quindi non poter sopravvivere al di fuori dell'Ex. Questo potrebbe voler dire che Wanda abbia bisogno di qualcuno che dia loro un'anima per poterli portare all'esterno dell'Ex, e questo qualcuno potrebbe essere Mephisto, il quale però, dando loro un'anima, potrebbe approfittarne per in realtà impossessarsi di loro e avere modo di vivere lui stesso. Se così fosse, Wanda potrebbe rinunciare a questa condizione per evitare che Mephisto abbia questo potere, il che però potrebbe portare a Mephisto a impossessarsi invece di Wanda, cosa che potrebbe collegarsi quindi al secondo Doctor Strange, dove Wanda potrebbe effettivamente essere la cattiva, ma in quanto impossessata da Mephisto. Passiamo poi Visione a lavoro, dove vediamo un'altra scena alquanto inquietante. Riceve un'email da parte di SWORD che avvisa riguardo alla cosiddetta anomalia Maximoff. Tra l'altro il fatto che tutti gli impiegati l'abbiano letta assieme mi ha ricordato il secondo episodio, quando ripetevano all'unisono "for the children", particolarmente allarmante. Tutti ci ridono sopra pensando sia uno scherzo, ma Visione è, visivamente, turbato e usa i suoi poteri per risvegliare Norm. E accade esattamente quello che non avevamo visto nello scorso episodio, ma era scritto sulla scheda di Norm. Veniamo a sapere quindi che Norm è chiaramente manipolato, che è un'esperienza dolorosa e chiede aiuto a Visione di fermarla. Ora, sembrerebbe riferirsi a Wanda, giusto? Quindi come Monica che dice che è tutta opera di Wanda alla fine del quarto episodio, sembrerebbe che tutto punti su di lei. Ma non mi convince per niente questa cosa, penso infatti che sia un modo per depistarci. E questo fermala non sia riferito per forza a Wanda, ma magari a Agnes o Dottie, che è da un po' che non compare. Visione poi lo fa tornare come prima e davvero devo dire applausi all'attore perché wow, un cambio di personalità notevole così da un punto all'altro. Torniamo poi da Wanda e i bambini e scopriamo che loro sanno molto di più di quello che potessimo immaginare. Sanno che giorno è e che Visione non dovrebbe essere al lavoro, si interrogano su quello che la madre dice loro. Si fa poi nuovamente riferimento a Pietro quando Tommy le chiede se abbia un fratello, al che risponde di sì, ma che è lontano e che a volte questa cosa la rende triste. Vediamo poi che lo SWORD ha introdotto un elicottero in stile anni 80, così che Wanda o chi che sia non debba modificarlo all'interno di Westview, ma la cosa non va per il verso giusto. Wanda infatti diventa particolarmente minacciosa e il direttore ordina di spararle, nonostante Monica sia contraria e all'oscuro del fatto che il drone fosse armato. Successivamente vengono avvisati che c'è stata una violazione del perimetro e, devo essere sincera, dalla silhouette per un momento ho pensato fosse Doctor Strange. Comunque Wanda, incazzata nera, con il suo bel corsetto da cazzuta che è, attraversa il campo magnetico e scaraventa il drone dello SWORD, che tra l'altro sembrerebbe qui avere il logo Stark Industries. Potrebbe quindi essere stato cambiato in questo modo quando è entrato nell'Ex. Wanda avvisa che questo sarà il loro unico avvertimento e di lasciarla in pace. Tra l'altro possiamo anche sentire il suo accento socoviano che torna. In realtà non era mai andato via, ha solo imparato a nasconderlo, come ha spesso detto Elizabeth in delle interviste. Direi che torna nei momenti quindi di forte emozione, come in questo caso rabbia, e soprattutto collegato a come prima non fosse riuscita a salvare la sua casa, Sokovia, dall'influenza dell'organizzazione dell'intelligence come SHIELD e come la sua casa attuale sia nuovamente minacciata, stavolta da SWORD. Si confronta quindi con Monica che le dice di potersi fidare di lei, ma Wanda risponde che ha tutto quello che vuole e nessuno glielo porterà via di nuovo, guardando Hayward. È possibile quindi che sia stato proprio Hayward a decidere di fare esperimenti su Visione e Wanda ne sia a conoscenza. Alcuni poi teorizzano che sia proprio Hayward dietro tutto ciò e che la nomina di direttore non sia solo direttore di SWORD, ma anche proprio direttore nel senso di regista di tutto quello che accade. Anche se sinceramente non so se mi ispira molto come idea. Voi cosa ne pensate? Poi con una mossa strafiga ridireziona i fucili degli agenti SWORD su Hayward, il che potrebbe essere un riferimento a una scena simile di X-Men quando Magneto ridireziona le armi dei poliziotti. Poi fortifica il campo magnetico rendendolo completamente rosso, che ha sia il suo colore sia potrebbe essere un altro riferimento a Mephisto. Anche perché quando cambia colore sembra di udire un suono sinistro, è come se si formasse una figura sulla cupola. Dalle dichiarazioni MCU, Wanda dovrebbe essere il personaggio più potente e direi che lo stiamo vedendo, ma penso che questo sia solo l'inizio di ciò che può effettivamente fare. Abbiamo poi lo spot dell'episodio, stavolta per una presunta marca di carta assorbente.
Vediamo nuovamente gli stessi due attori e la tagline qui è Lagos quando combini un pasticcio per errore. Quindi in questo caso si fa riferimento agli avvenimenti a inizio di Civil War, quando appunto Wanda aveva perso controllo dei suoi poteri risultando nella morte di molti civili a Lagos. Infatti vediamo che nello spot viene rovesciato un liquido rossastro che simboleggia proprio il sangue. Quindi torna il fatto come questi spot siano collegati a eventi significativi della vita di Wanda. Quindi o sono dei flashback dei ricordi di Wanda, appunto come Stark, Hydra e Lagos, ma non sono momenti che chi è dentro l'ex vede, quindi né Wanda né gli altri personaggi sono al corrente che esistano. Sono esattamente degli spot pubblicitari visti solo dagli spettatori, oppure sono un modo per controllare Wanda, ricordandole dei suoi traumi e mantenendola così in uno stato di sofferenza, così da poter assicurarsi di tenerla in questa realtà e fare di lei ciò che si vuole, e allo stesso modo facendo riferimento ai suoi poteri in collegamento con le gemme dell'infinito. Infatti una teoria popolare vuole che i poteri di Wanda si estendano tanto da essere collegati a ogni singola gemma. Se fosse questo il caso, lo spot su Stark farebbe riferimento ai suoi poteri legati alla gemma della mente, tanto da dimenticare il passato, come da tagline del prodotto. Quello sull'orologio si riferirebbe al suo potere di manipolare il tempo dentro Westview. Quello sul sapone potrebbe essere un riferimento al Tesseract e quindi gemma dello spazio, in quanto si è venuta a creare un vero e proprio spazio fisico dentro Westview, e quest'ultimo si riferirebbe all'Ether, gemma della realtà, collegandosi quindi a come Wanda stia riscrivendo la realtà. Se questo filone si rivelasse veritiero, i prossimi prodotti dovrebbero fare riferimento probabilmente alla morte di Visione e alle gemme del potere dell'anima. Quindi se così fosse, questi spot potrebbero essere dei messaggi subliminali di Mephisto per Wanda, dandole così dei suggerimenti su delle azioni da compiere, culminando con la sua evocazione. Inoltre in questo modo gli esagoni potrebbero sia riferirsi al 6 di Mephisto, ma anche alle 6 gemme dell'infinito. Torniamo poi a Wanda e i bambini che cercano Sparky e torna il postino sospettoso che dice appunto qualcosa di sospettoso, ossia che non si devono preoccupare perché Wanda non lascerà che si allontani, come essere consapevole della realtà in cui si trova, proprio come Agnes e Herb. È solo la seconda volta che appare, ma sembra messo lì troppo a caso per non essere qualcuno di significativo. È possibile che sia lui la persona sotto protezione testimoni? Anche perché non compare nemmeno sulla lavagna dove vengono segnate le vere identità delle persone, proprio come Dottie. Non mi convince per niente. Chi pensate possa essere realmente il postino? Scopriamo poi che Sparky è morto dopo aver mangiato le foglie di Azalea ed è stato ritrovato da Agnes, anche qui sospettosa come cosa, non mi fido che l'abbia trovato morto. Quello che penso sia successo è che Agnes l'abbia ucciso per testare i poteri di Wanda e possibilmente capire se effettivamente può riportare in vita le persone. Oppure perché sapeva che i bambini avrebbero deciso di crescere per evitare la sofferenza e la cosa, se Agnes è effettivamente in combutta con Mephisto, avrebbe potuto aiutare Mephisto a prendere possesso dei gemelli. Comunque i bambini sono sconvolti e stanno per crescere di età, tra l'altro ancora davanti ad Agnes, e Tommy chiede a Wanda di riportarlo in vita, in quanto può fare di tutto. Agnes sembra incuriosita dalla cosa, chiedendole se può effettivamente farlo, ma Wanda spiega come ci siano delle regole nella vita e che non si possono modificare solo perché ci fa comodo. Da che pulpito, donna! Tornano poi a casa e Visione confronta come si deve Wanda, dicendole che sta causando sofferenza nelle persone e che non può controllare lui come controlla gli altri. Lei cerca di zittirlo e cambiare argomento, addirittura facendo partire i credits mentre parla. Devo dire che quella è stata una vera power move, alquanto disturbante ma anche geniale dal punto di vista di come viene sfruttato il format della sitcom. Visione poi dice un po' quello che immaginiamo anche noi, ossia che tutto ciò è nato subconsciamente e che solo di recente ha preso coscienza della cosa. Visione poi si incazza di brutto, cavolo, mi ha fatto quasi paura, non l'abbiamo mai visto così, e si alza in volo come a voler iniziare a combattere con Wanda. Veniamo anche a scoprire che Visione non ricorda la sua vita prima di Westview, non ricorda nemmeno chi sia e che ha paura. Vediamo poi che Wanda confessa di non avere idea di come sia iniziato tutto ciò, al che posso credere. Quello che penso infatti è che non è stata lei a creare questa realtà, ma sicuramente sta avendo un ruolo importante nel tenerla sotto controllo, rendendola la sua fantasia da famigliola felice. Anche perché nel corso di tutto l'episodio possiamo notare questo alone rosso intorno a molti personaggi, tra cui Visione, Agatha, Norm, ma non su Wanda e nemmeno sui bambini. Quindi o è Wanda che cerca di controllare tutti, oppure appunto qualcun altro come Mephisto, però lascia un certo controllo a Wanda, che vuole effettivamente stare lì dentro e non avrebbe ragione di essere particolarmente controllata, e i bambini che servono a Mephisto. Però penso ci sia una forza maggiore, che sia Mephisto o altro ad avere creato tutto ciò. Se fosse Mephisto sappiamo già anche il perché, ossia impossessarsi dell'anima dei gemelli, e quindi forse se Agatha è in combutta con lui, è per quello che continuano a crescere. Suonano poi alla porta e io credevo davvero avrebbero concluso l'episodio con il cliffhanger di Wanda che apre la porta e rimane sbalordita, e invece è Quicksilver degli X-Men!
Lo so, lo sapevamo tutti che sarebbe comparso, però io di certo non mi aspettavo comparisse così presto. E viste le ultime speculazioni su come forse sarebbe stato presente Evan Peters, ma non riprendendo il ruolo di Quicksilver, è stato comunque un momento di puro entusiasmo. Anche perché questo segna davvero l'inizio del multiverso, dando vita alla fase 4 e a milioni di possibilità di introduzione degli X-Men e Fantastici 4. C'è ancora 1000, oh mio Dio! Comunque sia, non so voi, ma io sono davvero estasiata dalla cosa e il commento di Darcy sul fatto che l'abbiano recasted Pietro è stato veramente super divertente. Oh mio Dio, oh mio Dio! Comunque piccolo ripasso del personaggio per chi fosse confuso. Questo che vediamo è Evan Peters, l'attore che ha interpretato Quicksilver nel film degli X-Men, che fino a qualche anno fa erano per contratto sotto la casa cinematografica Fox, la quale però è stata comprata da Disney nel 2019, rendendo quindi quei prodotti di proprietà Disney e rendendo quindi possibile la transizione dei personaggi da un universo narrativo all'altro. Proprio come sappiamo già che accadrà con Deadpool, il cui terzo film verrà prodotto invece che da Fox direttamente da Disney ora che sono tornati i diritti dei personaggi e di tutti gli X-Men. Comunque, vedendo Quicksilver, mi viene da pensare quali altri personaggi degli X-Men potremmo rivedere. Infatti, come ho teorizzato e sperato nel mio video sulle teorie che avevo su WandaVision prima che iniziasse, una di queste era proprio che il grande attore rivelazione plot twist del quale Paul Bettany continua a parlare potesse essere o sia Ian McKellen, quindi Magneto, padre ufficiale di Wanda e Pietro, il quale potrebbe entrare nell'X senza essere manipolato grazie al suo elmo, oppure Sir Patrick Stewart, ossia Professor X, il quale potrebbe comparire in quanto è in grado di liberare le persone dal controllo mentale. O anche Hugh Jackman come Wolverine, ma quello forse sarebbe un po' troppo casuale all'interno della serie. Ma ultimamente stavo anche ragionando come potrebbe essere magari Nick Fury, così da garantire un collegamento con Secret Invasion, visto che già nello scorso episodio si era fatto riferimento agli Skrulls che sappiamo saranno centrali per quella serie. Oppure Loki, che potrebbe essere stato mandato in missione dalla TVA per sistemare l'anomalia Maximoff, come viene chiamata nell'episodio, e potrebbe essere un collegamento con la sua serie in arrivo fra qualche mese. Notiamo però che anche Pietro è avvolto da questa luce rossa, che possiamo notare anche sui bottoni della sua giacca, quindi rimane un po' il dubbio su chi sia lui. Alcuni teorizzano sia un semplice abitante di Westview che interpreta il ruolo di Pietro, altri pensano sia in realtà Mephisto che ha preso queste sembianze per accontentare Wanda e tenerla sotto controllo in quanto appare proprio quando Wanda dice a Visione che non è lei che sta controllando tutto quello che accade. Ed effettivamente è una possibilità, Wanda stava iniziando a domandarsi come fosse iniziato tutto ciò, Visione la stava convincendo che fosse sbagliato e di smetterla e improvvisamente compare Pietro. È altamente sospettosa come cosa, come se chiunque sia dietro tutto ciò voglia fare di tutto per tenere Wanda in questa realtà e cerca di fare ciò dandole tutto ciò che vuole, in questo caso direttamente suo fratello, anche se è una versione diversa, così che non abbia necessità di andarsene perché sta bene lì dov'è e com'è. Molti si chiedono perché non sia tornato il Quicksilver dell'MCU e la spiegazione c'era da proprio Wanda, ossia che non può riportare in vita le persone, Visione sembrerebbe non contare in quanto non è umano, quindi è stata ripescata una versione alternativa. Inoltre, se riuscisse effettivamente a risuscitare le persone, renderebbe il sacrificio di Quicksilver in Age of Ultron insignificante e sarebbe un'abilità che potrebbe usare in qualsiasi momento per chiunque, rendendo quindi la morte vana. Ma non credo che sia stata Wanda a riportarlo, anche perché lei stessa dice di non c'entrare niente. Penso infatti che siano stati i gemelli. Sappiamo appunto che hanno dei poteri, soprattutto Billy che ha dei poteri molto simili alla madre, e sapendola triste per la lontananza del fratello, hanno cercato di riportarlo indietro, portando però la versione degli X-Men, quindi quella di una realtà diversa. Comunque sia, non farlo connettere alla realtà X-Men sarebbe un vero spreco e non avrebbe senso da un punto di vista del casting. Se fosse stato un semplice abitante, perché scegliere proprio Evan Peters, giusto per fare un fanservice? Io non penso proprio. Inoltre dei fan hanno notato che se mettete l'audio descrittivo, la voce descrive il personaggio proprio come la versione degli X-Men di Quicksilver, quindi il collegamento è stato fatto. Altrimenti avrebbero potuto descriverlo come un Pietro diverso o qualcuno che interpreta Pietro. Sarebbe un vero spreco se trovassero un'altra spiegazione, anche perché sarebbe il modo perfetto per introdurre il multiverso e anche la possibilità dei mutanti. Quindi quello che penso e spero è che indipendentemente da Billy, Mephisto o chi che sia che l'abbia portato lì, quello è effettivamente il Pietro degli X-Men. L'episodio si conclude con Pietro che prende in giro Visione chiamandolo Ghiacciolo, che mi ha ricordato quando Tony ha chiamato Steve Capitan Ghiacciolo nel primo Avengers. E dopo questa prima interazione tra i due spero che avremo anche questa scena proprio tratta dai fumetti nei prossimi episodi. E si conclude così il quinto episodio di WandaVision. Vi giuro, mio Dio, il mio cuore credo che sia esploso, nonostante sapessi benissimo che sarebbe accaduto, che sarebbe arrivato questo momento, che sarebbe comparso. Comunque non me l'aspettavo lì e... cioè, episodio bomba, cioè nessuno può dire niente, tutti quelli che credevano no ma è noiosa, non si capisce niente, cioè questo episodio è
Alzi la mano chi la pensa come me, nonostante non abbia capito neanche io quello che ho detto. Comunque niente, io sono entusiasta, siamo all'inizio del multiverso e non vedo l'ora di vedere che cosa accadrà. Tra l'altro il Super Bowl è questa domenica e sappiamo tutti che cosa succede durante il Super Bowl, quindi Marvel, ti prego, oh mio Dio. Cioè non oso immaginare quali tipo di trailer potrebbero uscire, quali tipo di trailer, teaser, cose. Magari qualcosa di Spider-Man, non lo so. Comunque stiamo lì ad aspettare. Intanto fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questo episodio, se avete trovato altri easter egg, quali sono le vostre teorie, cosa sta accadendo, Wanda veramente non è in controllo, c'è qualcun altro, la stanno manipolando, quindi cosa sta succedendo. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale così non perderete altri video e ci vediamo la settimana prossima con il prossimo episodio di WandaVision. Ciao! You didn't see that coming?